Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda parte di agosto 2022. Wow! Alchimista e imperatrice. Amici del Capricorno, inizia qualche cosa, inizia un progetto, un'idea. L'alchimista è colui che manifesta. Si parla di legge di attrazione. È un po' come se ci fosse un'energia di studio, diciamo in trasformazione. E la carta dell'imperatrice parla di quello che è un'espansione, una crescita, la gestazione di un'idea o di un progetto anche. Parla comunque di abbondanza e di prosperità. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi vogliono dire per la seconda parte di agosto 2022. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete ascoltare Ascendente e Segno Lunare. Sotto nella descrizione del video trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Abbiamo tre carte. Allora, la prima è l'Arcangelo Zadkiel e parla di autoaccettazione, di compassione e di perdono. Autoaccettazione, autocompassione, autoperdono. Carta numero 21. Poi, wow, carta numero 16 e qui si parla di risultati, di un traguardo che è stato tagliato e qui vediamo che c'era la gestazione di un progetto. Dopodiché ed era sì la carta numero 16, ve l'ho detto. Carta numero 36, Arcangelo Raguel, Rachel, e parla di giustizia, armonia e soluzioni. Ha una bilancia in mano, quindi qui c'è qualche cosa che si va a bilanciare. Ve lo metto di qua che si vede un po' meglio. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa ci parla nello specifico questo periodo. Sicuramente c'è un nuovo inizio o comunque un qualche traguardo, appunto, che andrete a completare, a superare, insomma. Partiamo con un 8 di bastoni, ragazzi. L'otto di bastoni è una carta di forte energia, è una carta di novità, di comunicazioni, di anche avvenimenti, sempre con un'energia appunto molto veloce. Si potrebbe anche trattare di una comunicazione che fate con qualcuno, di una chiacchiera per capirci. Proseguiamo poi con un 2 di denari. Il 2 di denari parla di cicli che si ripetono e come ogni ciclo ci sono gli alti e i bassi e è un po' la situazione in cui vi trovate voi in questo momento, probabilmente in questa situazione, in questo nuovo progetto. Potrebbe essere che ci siano degli alti e bassi, che non sia ancora tutto così determinato, ok? Quindi il 2 di pentacoli fa proprio riferimento a questo anche ciclo a livello energetico, no? Che un po' si ripete. Anche la carta dell'alchimista fa riferimento ai cicli che si ripetono. Abbiamo poi un 9 di spade e qui sento che molte persone hanno pensieri, preoccupazioni per quello che riguarda questa loro situazione, probabilmente questo nuovo progetto, magari anche. Il 9 di spade è sempre qualcuno che ha talmente tanti pensieri da non riuscire a dormire di notte, ok? Abbiamo un fante di spade, qui l'input, diciamo, è quello di controllare meglio, di applicarsi di più, di, come vi posso dire,
radicare quelle che sono le vostre idee, ok? Perché l'alchimista parla di quelle che sono le idee, di portarle a concretezza, di iniziare a concretizzarla, a fare dei passi concreti per ottenere quello che è il vostro obiettivo. Proseguiamo poi con un 10 di spade. Il 10 di spade ci dice che c'è qualche tipo di sofferenza o qualche tipo di ciclo di sofferenza da dover chiudere e che chiuderete fondamentalmente, ok? Quindi qui si tratta di autoaccettazione, di compassione e di perdono. Probabilmente molte persone qui devono perdonare se stesse per essere rimaste in bilico così tanto tempo. Andiamo avanti poi con un 9 di denari e un 10 di coppe. Quindi la stesa finisce molto bene. Il 9 di denari è una carta che porta a pagamento proprio da un punto di vista economico, da un punto di vista personale. Qui si parla di amor proprio e potere personale. E poi terminiamo con un 10 di coppe che è la carta del compimento, sia a livello familiare, sia a livello di gruppo, sia a livello di coppia, anche se per voi magari vibrasse come una stesa più di tipo romantico. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta con i mini tarocchi. Io intanto, per chi non lo sapesse, comunico che ogni lunedì pubblico un video sul seminario, sul corso di tarocchi. È un corso base, quindi non è completo, ma è stato studiato così apposta per dare la possibilità a tutti di avere uno strumento per chiarire meglio quelle che sono le stese collettive. C'è la propria playlist dedicata e se volete farmi sapere che apprezzate il tipo di sforzo che sto facendo, potete sempre iscrivervi, mettere un like, condividere, commentare o lasciare una donazione. Andiamo con l'otto di bastoni. Ok. Abbiamo un 7 di coppe e un altro 8 di pentacoli. Io credo che qui il riferimento sia qualche progetto lavorativo, perché l'otto di pentacoli è una carta che parla di lavoro. Probabilmente, dovuta a questa notizia, a questa comunicazione che c'è stata con l'otto di bastoni, si sono aperte un sacco di possibilità, si sono aperte quelle che erano delle opzioni che magari prima non si riusciva tanto a considerare. Andiamo a vedere il 2 di denari. 4 di denari e 5 di spade al contrario. Questi alti e bassi sono dovuti al fatto che da un lato vi state aggrappando comunque a qualche cosa, a qualche sicurezza, qualche cosa di concreto, dall'altro lato invece non avete abbastanza chiarezza mentale per riuscire a vedere le cose magari da un punto di vista un po' più ampio. Diciamo che questa confusione mentale porta a questo 9 di spade che adesso andiamo a vedere. Abbiamo un 8 di, scusate, un 9 di pentacoli e il re di coppe al contrario. Qui la paura è quella di non farcela da soli, secondo me. Il 9 di spade, come vi dicevo prima, parla di una serie di pensieri che comunque attanagliano la mente. Sono quei pensieri, quelle preoccupazioni dalle quali non si riesce ad uscire. E fondamentalmente sento che per molti fa riferimento a quello che è un'indipendenza da un punto di vista economico. Il 9 di pentacoli parla anche di amor proprio e comunque ho un re di coppe al contrario, quindi qui si potrebbe trattare per qualcuno di capire come volersi più bene, come amarsi di più, come diventare una miglior madre di se stessi. Andiamo a vedere il fante di spade. Una regina di spade, cavaliere di bastoni e la carta della stella. C'è fondamentalmente un desiderio qui e credo che ci sia anche la paura di non riuscire ad arrivare a quel risultato, ma voi avete la carta del raggiungimento dei risultati. Quindi credo che sia parte di quella confusione mentale che avete in questo momento. In realtà, quest'idea, questo ideale
è molto più vicino di quello che voi immaginate. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un papa, una regina di coppe e un re di bastoni. Dunque, qui si parla di contratti, perché il papa parla sempre di contratti. Quindi potrebbe ehm, essere il caso di rivedere qualche tipo di contratto o chiudere quello che è una situazione che fino adesso ha creato un certo tipo di sofferenza, visto che abbiamo un 10 di spade, per portare alla luce, per, come si dice, ufficializzare certi tipi di legami, di contratti, di collaborazioni. Andiamo a vedere il 9 di denari perché ce l'avete anche qui. Abbiamo un 5 di pentacoli, scusate, un 5 di coppe al contrario. Di nuovo la carta dell'imperatrice e la torre al contrario. Guardate, in realtà è come se vi dicessero di rimanere fermi lì dove siete, di continuare a focalizzare l'obiettivo, di non farvi distrarre, ok? Di non avere fretta, perché sento che questo gruppo di carte parla anche di quello. Puntate all'obiettivo, avete la stella, ok? Quindi qui c'è un passaggio che dovete effettuare per una questione di destino. E qui c'è quello che è la chiusura della situazione, se vogliamo, un po' ambivalente di prima. Si arriva all'indipendenza, a quello che è il proprio potere, anche da un punto di vista materiale, perché l'imperatrice parla proprio del potere materiale, il potere di creare, il potere di fare, di dal nulla creare qualcosa. Abbiamo anche questa torre al contrario, sembra che qui qualche tipo di certezza debba cadere. Diciamo che non è ancora caduta e probabilmente non cadrà nel prossimo periodo, però c'è una questione di ego da rivalutare. Vi ricordo che questa è la carta dell'amor proprio, quindi cercate di valutare bene fino a dove arriva il vostro amor proprio e da dove inizia a essere poi egoismo. Ego. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Wow, la forza è un 9 di coppe. Quindi alla fine del periodo, ragazzi, ci sarà quello che è il raggiungimento del risultato. Il 10 di coppe è un 10, è una carta di compimento, è una carta che parla di una chiusura ciclo e di un appagamento proprio da un punto di vista emotivo. Qui abbiamo anche la forza ci parla di quello che è sia la forza di volontà, ma anche il coraggio di andare avanti e perseguire i propri obiettivi. Wow, bella stesa. Forse un po' impegnativa in questa zona, però per il resto direi che è un periodo che fluisce bene. Andiamo a vedere conosco che cosa vi vogliono ancora dire, cosa c'è che si vede e cosa non si vede di tutta questa situazione. Fiducia, un'apertura, la fonte e un'avventura. Dunque, qui si tratta di avere fiducia in voi stessi, perché comunque abbiamo proprio la carta della fiducia che parla di una persona che è piena di entusiasmo per la vita, ci dà quel senso di poter volare in un certo senso, no? Di poter fare tutto. Perché? Perché c'è questa apertura, c'è questa nuova consapevolezza, c'è questa presa visione. Diciamo che tutti i pensieri, le preoccupazioni che vi state facendo probabilmente in questo periodo vi danno comunque la possibilità mm, di capire come pensate. Di conseguenza questa apertura arriva perché vi rendete conto che certi pensieri che fate probabilmente sono un po' distorti, hanno bisogno di una valutazione più ampia, ecco, diciamo così. La fonte è un'avventura. Qui quello di cui non vi rendete conto è che siete voi, la fonte creatrice, ce l'avete dentro. Siete voi. Mi parlano di artisti, quindi sento che tra di voi, amici del Capricorno, c'è qualcuno che è un artista. Ed è un buon suggerimento a cercate dentro di voi, create nuove avventure dentro di voi,
nuove esperienze anche, ok? Proprio per riuscire a trovare quello che è il vostro potere personale, il vostro appagamento più completo. Mm? Bene, un'ultima carta da parte delle fatine per concludere la lettura. Andiamo un pochettino a vedere cosa vi consigliano. Ok. Wow. Allora, questa carta vi dice, vi chiede più che tutto se siete coscienti del fatto che durante gli anni della vostra vita voi avete accumulato saggezza, ok? Adesso è tempo di chiamare tutta quella saggezza a voi per aiutarvi in questa sfida. Ma che bello! Ricordatevi che avete un bellissimo 9 di pentacoli, quindi appagamento e amor proprio, avete un 10 di coppe, l'appagamento emotivo e il raggiungimento dei risultati, ok? Quindi si prospetta un buon periodo. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!